Salve a tutti, oggi voglio condividere con voi la mia esperienza con questo trapano avvitatore. Allora, l'ultimo acquistato è questo Bosch PSB 1800 Li2. Fino a poco tempo fa avevo solo questo Nutul. Una differenza importante tra questi due avvitatori è che questo Bosch ha una batteria al litio da 18 volt, invece questo Nutul ha una batteria nickel cadmio da 14,4 volt. Questa è la stazione di carica del Bosch, invece qua abbiamo il caricabatterie del Nutul. Funzionano semplicemente in questo modo: attacchiamo i due caricabatterie alla presa di corrente. Qua ci sono due pulsanti per sganciare la batteria, non si può sbagliare ad inserirla, va inserita per forza in questo modo. Quando è in carica il LED è rosso. Il Bosch ha un pulsante qui dietro, sganciamo la batteria, poi la inseriamo in questo senso con i contatti verso allora, nel caso del Bosch la luce è fissa gialla verde accesa, vuol dire che la batteria è carica, infatti l'ho caricata ieri e quindi non lampeggia, ma quando è in carica c'è il lampeggiamento di questo LED verde, quindi posso anche staccarlo perché la ricarica già l'ho fatta. Questa batteria l'ho caricata in circa un'ora, un'ora e un quarto. La batteria nickel cadmio invece ci impiega circa 8 ore per essere pienamente carica. Il vantaggio della batteria al litio è che non ha effetto memoria, ci impiega poco tempo per caricarsi, e questa batteria da 18 volt dura circa un'ora di utilizzo pieno. Questa batteria nickel cadmio sono batterie che costano poco, hanno un po' di effetto memoria, che vuol dire che ogni volta che lo carichiamo, che non è proprio piena la batteria, fa un po' di effetto memoria e quindi la batteria col passare del tempo tende a durare sempre meno. Quindi il consiglio è quello di caricarla sempre al massimo prima di utilizzare queste batterie nickel cadmio. Adesso stacchiamo la batteria del Bosch e la reinseriamo. Prima di utilizzare il tappanavvitatore vi consiglio di leggere i relativi libretti di istruzione. Ad esempio, questo è il libretto di istruzione sulla base di ricarica della batteria del Bosch, e qui abbiamo il libretto di istruzione dell'avvitatore vero e proprio. È redatto in diverse lingue. Per motivi di sicurezza e per l'utilizzo ottimale leggetevi i libretti di istruzione. In particolare questo Bosch ha due livelli di velocità, da 0 a 400 in prima marcia. Selezionando la seconda marcia va da 0 a 1350 giri. Poi abbiamo il selettore del senso di rotazione, premendolo, facendolo uscire verso sinistra, gira in senso orario. Questa è modalità fermo, riposo. Invece girandolo verso destra, tirandolo fuori verso destra, svitiamo, quindi il mandrino gira in senso antiorario. Qui c'è una lucina che serve per illuminare la zona in cui stiamo lavorando, da dove invece quest'altro tappanavvitatore la lucina la monta qui sotto, anche se a dire il vero non è molto sincronizzata con la punta del mandrino. Allora, tutti i trapani avvitatori qui sopra hanno un selettore, e qui c'è l'indicazione di senso di avvitamento, trapano a percussione con effetto martellamento. Impostandolo su vite
possiamo agire sulla ghiera per la coppia di serraggio. 1 è la coppia di serraggio più bassa, arrivando massimo a selettore 20, che è la coppia di serraggio più alta. Il libretto di istruzione dice che la coppia di serraggio massima di questo trapano avvitatore è 38 Nm. Qui sotto abbiamo l'indicatore di carica della batteria. Quando sono tutte e tre accesi LED vuol dire che la batteria è carica al massimo. Se si spegne il primo LED verde sotto i 3 trattini vuol dire che la batteria è carica fino al 75%, tra un 50 e il 75%. Quando si spegne il secondo LED vuol dire che la carica della batteria è tra il 25 e il 50%. Quando lampeggia il primo LED non è più fisso, vuol dire che la carica della batteria è sotto il 25%. A quel punto vi consiglio di caricarla al massimo. Se dovete conservare questo trapano avvitatore per un periodo lungo di tempo, tenerlo spento, non caricatelo proprio al massimo. Viceversa, invece, le batterie a nichel cadmio caricatele sempre al massimo, onde evitare l'effetto memoria. Anche questo avvitatore della Nutul ha il selettore della coppia di serraggio. Parte da una coppia di serraggio bassa, che è 1, poi man mano andiamo a una coppia di serraggio più alta, che è 20, e poi invece abbiamo il trapano. Questo non ha la percussione. Quando dobbiamo avvitare i viti nel truciolato, utilizziamo delle coppie di serraggio bassissime. Nel legno iniziamo a salire, con il metallo possiamo utilizzare coppie di serraggio un po' più alte. Magari io solitamente uso sempre coppie di serraggio basse. Quando poi l'avvitatore inizia a emettere questo rumore che ha raggiunto la coppia di serraggio, poi stringo a mano con il cacciavite per rendermi conto di quanta forza imprimere alla vite. Se invece poi pian piano che fate esperienza col trapano avvitatore capirete bene per ogni tipo di situazione quale coppia di serraggio impostare per l'avvitamento. Possiamo cambiare le punte agevolmente. Cerchiamo di tenere sempre pulite le fessure di areazione del motorino, in modo tale che le spazzole non si riempiono di polvere. Magari ogni tanto gli diamo un colpetto con l'aspirapolvere e rimuoviamo tutti i residui di polvere che sono presenti qui all'interno. Le impugnature sono comode perché sono in gomma e quindi non scivola di mano il trapano avvitatore, idem per quest'altro di tipo più economico. Allora, in ultimo vi sento di consigliare, per usi rari e sporadici basta un trapano avvitatore con batteria nichel cadmio. Se invece dovete fare un uso più intensivo del trapano avvitatore, avete bisogno di un trapano avvitatore con batteria al litio, magari 2 batterie al litio. Nel momento in cui se ne usa una, l'altra viene messa in carica e così sono intercambiabili, perché nel giro di un'ora avete caricato la batteria. Se dovete usare invece queste qua nichel cadmio, caricatele la sera prima, perché vi servono circa 8 ore per una carica completa. Se ci sono domande, considerazioni, potete scrivere sotto i commenti e poi ci vediamo per la prossima recensione di altri prodotti. Un saluto da Giovanni, ciao!